Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi faremo questo progetto, veramente bella questa borsetta, molto elegante, con doppio manico, sia ad uncinetto che la catena. La borsa è foderata, c'è la rete per stare rigida e l'applicazione di questa graziosissima rosa. Il progetto non è facilissimo, però ne vale la pena perché è molto bella. Adesso passiamo al video tutorial, però prima di passare al video tutorial vi ricordo di iscrivervi al mio canale, condividere il mio video e mettere un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate e passiamo agli strumenti e i materiali che ci occorrono per realizzarla. Eccoci con gli strumenti e i materiali che ci occorrono per realizzare la borsetta. Ci occorre del cordino lucido, poi potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, 2 mm, colore albicocca, un bellissimo colore, 2 rocche da 250 grammi l'uno, del filo trasparente per cucire, un accendino, delle forbici, segnapunti, 2 aghi, uno più sottile e uno più con la cruna più grande, un uncinetto numero 4 mm, 2 moschettoni, io li ho preparati ovali, li avevo ovali, ma poi li potete utilizzare anche rotondi, una tracolla a catena con gli appositi agganci, uno scampolo di raso a scelta, potete mettere anche del cotone per foderare, e la rete misura 50 x 33 con dei fori larghi 5 mm. Adesso possiamo passare al video tutorial. Stiamo facendo 36 catenelle, nodo d'inizio, stringiamo il nodino e facciamo 36 catenelle, 2 3 4 5 36. Fatte le 36 catenelle saltiamo la prima, che è questa qua, e lavoriamo la seconda, che è questa, e facciamo punti bassi su ogni punto, così su ogni punto facciamo dei punti bassi e ne facciamo 35 fino all'ultima catenella. Fatti 35 punti bassi, facciamo una catenella e giriamo il lavoro, e su ogni punto, questo è il primo punto, facciamo dei punti bassi, quindi saranno 35 punti bassi su ogni punto sottostante fino alla fine. Sono quasi a fine secondo giro, facciamo gli ultimi 2 punti e facciamo una catenella per girare. Iniziamo il terzo giro. In totale i giri devono essere 37, compresi i 2 che già abbiamo fatto, quindi ci vediamo alla fine del 37esimo giro. Non dimenticate che tra un giro e l'altro dobbiamo fare una catenella per girare. Sono a fine lavoro, ho fatto 36 giri anziché 37 perché mi veniva troppo alto, ho preferito 36. Ho lasciato un po' di filo, un bel po' di filo, perché poi dobbiamo andare ad inserire la rete e quindi ci servirà del filo. Io ho fatto anche l'altro lato, il davanti e il dietro. Ho fatto tutte e due allo stesso modo, li dobbiamo lavorare come abbiamo fatto questa parte qui, e lasciamo anche qui un bel po' di filo perché sempre dobbiamo andare a inserire la rete. E adesso andiamo a fare il fiore che andrà
in quest'angolo. Andiamo a vedere come realizzarlo. Misure 19,5 per 21,5. Iniziamo la rosa facendo un anello magico. Entriamo, agganciamo e portiamo fuori e facciamo una catenella, così. Ne facciamo altre 2 catenelle, in totale sono 3. Adesso dentro l'anello magico andiamo a fare 11 punti alti. Questo, le 3 catenelle valgono per un punto alto, quindi abbiamo fatto 2 punti alti. 3, 4, 5, ne facciamo 12. Abbiamo fatto 12 punti alti. Adesso tiriamo la codina che abbiamo qui e chiudiamo l'anello magico, così. Chiudiamo il giro nella terza catenella, 1, 2 e 3. Entriamo e facciamo un punto bassissimo in questo modo. Adesso alziamoci con 3 catenelle e nello stesso punto qui andiamo a fare un punto alto e abbiamo creato un aumento. Adesso filo sull'uncinetto e andiamo in costa nel prossimo punto qui. Vedete, qui prendiamo questo e quello dietro, tutte e 2 in questo modo, e facciamo un punto alto. Nello stesso punto facciamo l'aumento, entriamo e prendiamo tutti e 2 i punti che ci sono dietro. Abbiamo fatto un altro aumento. Nel prossimo punto entriamo in costa, entriamo nel primo e nel secondo, così riprendiamo tutte e 2 e facciamo un punto alto, e nello stesso punto facciamo un altro punto alto, sempre preso allo stesso modo. Facciamo tutto il giro fino alla fine. Sono a fine secondo giro e ho fatto un totale di 24 punti alti. Adesso chiudiamo il giro nella terza catenella, 1, 2 e 3, con un punto bassissimo. Alziamoci con 3 catenelle e lo lasciamo così, singolo. Nel prossimo prendiamo in costa i 2 punti, questo e quello dietro, e facciamo un punto alto. Nello stesso punto ne facciamo un altro punto alto ed è un aumento abbiamo fatto. Vedete? Nel prossimo punto faremo un punto alto singolo, quindi faremo una ripetizione di un punto alto singolo e un aumento singolo e aumento per tutto il giro. Sono alla fine del terzo giro per un totale di 36 punti alti totali e chiudiamo il giro nella terza catenella con un punto bassissimo. In questo modo alziamoci con 3 catenelle e lo lasciamo singolo e lavoriamo nel prossimo punto, sempre in costa, sempre allo stesso modo, e facciamo un altro punto alto singolo. Nel prossimo invece faremo un aumento, 2 punti alti nello stesso punto, 1 e 2,
un punto alto singolo, un punto alto singolo, e poi un aumento. Quindi la ripetizione in questo quarto giro sarà 2 punti singoli, un aumento, 2 punti singoli e un aumento per tutto il giro. Finito tutto il giro, per un totale di 48 punti alti, andiamo a chiudere il giro nella terza catenella con un punto bassissimo. Alziamoci con 3 catenelle e lavoriamo nel prossimo punto un punto alto, nel prossimo un punto alto, nel prossimo un aumento, due punti nello stesso punto. Quindi la ripetizione in questo quinto giro sarà 3 punti alti singoli e un aumento, 3 punti alti singoli e un aumento per tutto. Sono a fine giro, il quinto giro, 1 2 3 4 e 5, per un totale di 60 punti alti. Adesso andiamo a chiudere qui, tagliamo il filo in questo modo, usciamo il filo e chiudiamo in maniera invisibile. Da qui lo portiamo indietro e poi ci agganciamo qui, così, prendendo tutti e due i punti dietro, e lo usciamo in questo modo. E adesso andiamo a nascondere nel lavoro, sotto la trama del lavoro, sia questo eccesso di filo che questo. Adesso che abbiamo la base pronta, andiamo a lavorare la rosa su ogni giro, in ogni asolina. Entriamo in una asolina qualsiasi del giro, agganciamo il filo in questo modo, così, e facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3. Dentro la stessa asolina andiamo a lavorare 2 punti alti, 1 e 2, e in totale sono 3 con le 3 catenelle. Nel frattempo ne approfittiamo per nascondere l'eccesso di filo. Nella prossima asolina che abbiamo qui andiamo a lavorare 3 punti alti, tutti e 3 nello stesso punto, 1 2 e 3. Arrivata a questo punto abbiamo 6 punti alti in totale. Facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro. Adesso su ogni punto che abbiamo disponibile facciamo un aumento, cioè 2 punti alti nello stesso punto. Siccome qua abbiamo fatto 3 catenelle, già è un aumento. Nel prossimo un aumento. Nel prossimo anche qui un aumento. Lo dobbiamo fare per tutti i punti sottostanti. Quindi in totale avremo
2, 4, 6, 8, 10, 12. Adesso mettiamo il lavoro in questo modo, così, e andiamo a contare le asoline, ne conteremo 5. Quindi questa la saltiamo perché qui ci è agganciato il lavoro e contiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Nella quinta asolina entriamo così, in questo modo, e facciamo un punto bassissimo, così. Ok, abbiamo agganciato il petalo. Adesso cosa facciamo? Facciamo una catenella e facciamo su ogni punto che abbiamo, sui 12 punti alti che abbiamo, andiamo a fare il punto gambero andando a lavorare indietro. Entriamo nel primo punto, che è questo, entriamo e facciamo il punto gambero, allentiamo un po' e andiamo nel prossimo, sempre all'indietro, andando indietro, vedete, su ogni punto, e arriviamo fino alla fine dei punti, fino a qui. Finito il punto gambero, vedete, abbiamo finito, giriamo il lavoro così e andiamo a contare 5 asoline. Questa è l'asolina dove c'è agganciato il lavoro e contiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Ci agganciamo e facciamo un punto bassissimo tirando il filo così, in questo modo. Ok, adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sulla stessa solina andiamo a lavorare 2 punti alti e con le 3 catenelle sono 3. Ok, abbiamo fatto 3 punti alti. Adesso nella solina in cui c'è il lavoro, vedete, qui in questa solina andiamo a fare 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ok, e abbiamo 6 punti alti, vedete? Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e giriamo il lavoro così, e andiamo a lavorare un aumento su ogni punto sottostante, quindi devono essere 12 fino a qui, su ogni punto. Ecco fatto, 12 punti alti. Adesso cosa facciamo? Andiamo qui sul primo petalo, nel primo punto, qui ci agganciamo e facciamo con un punto bassissimo, ci agganciamo così, in questo modo. Ok, adesso facciamo una catenella
e andiamo a lavorare su ogni punto che abbiamo il punto gambero andando indietro, e lo facciamo su ogni punto. Adesso che abbiamo finito il punto gambero, ci andiamo ad agganciare nel primo petalo che abbiamo fatto, in questo, nel primo punto, che è questo qui, vedete? Qui ci agganciamo dall'interno, vedete? Agganciamo il filo di lavoro e usciamo il punto bassissimo, ed ecco il centro della rosa. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e andiamo a lavorare sul secondo giro, vedete? Questo è il secondo giro, e ci spostiamo un po' indietro, così. Vedete che mi sono spostata, non ho lavorato così, ma vado un po' indietro e aggancio una solina. Agganciamo questa, così. E ci agganciamo con un punto bassissimo. In questo modo. Ci siamo agganciati al secondo giro. Adesso facciamo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Adesso dentro la stessa solina andiamo a lavorare 2 punti alti, 1 e 2, che con le 3 catenelle sono 3 punti alti, vedete? Andiamo nella prossima solina, che è questa qui, e facciamo 3 punti alti nello stesso punto, 1, 2 e 3. In questo secondo giro ne prenderemo 3 a soline, quindi dobbiamo fare in totale 9 punti alti, 1, 2 e 3. Avete visto? Sono 9 punti alti. Adesso ci alziamo con 3 catenelle, 2 e 3, e giriamo il lavoro e lavoriamo un aumento su ogni punto sottostante. Abbiamo fatto 18 punti alti. Adesso andiamo a contare le asoline che abbiamo sulla base e ne contiamo 6 e saltiamo 6 asoline. Questa è quella di lavoro, e contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella sesta asolina entriamo l'uncinetto, ci agganciamo e facciamo un punto
bassissimo, così, in questo modo. Vedete? Facciamo una catenella e andiamo a lavorare il punto gambero su ogni punto. Abbiamo finito col punto gambero. Adesso andiamo a contare le 6 asoline. Questa è l'asolina del lavoro e contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ci agganciamo alla sesta asolina in questo modo. Ci agganciamo e facciamo un punto bassissimo. Ok, e l'abbiamo agganciata, vedete? Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientriamo nella stessa asolina, in questo modo ci mettiamo più comode a lavorare, e rientriamo e facciamo 3 punti alti. Nella prossima facciamo 3 punti alti. E nella prossima 3 punti alti. Ci alziamo con 3 catenelle e andiamo a lavorare i punti, gli aumenti su ogni punto sottostante. Ci vediamo alla fine del lavoro. Qui abbiamo finito i 18 punti alti e ci andiamo ad agganciare nel petalo precedente, vedete? Qui prendiamo il punto dove è agganciato il petalo e facciamo un punto bassissimo, così. Adesso facciamo una catenella e facciamo il punto gambero su tutti i punti alti, qui, su tutti i punti. Ci vediamo alla fine. Ho finito il punto gambero e vado a contare i 6 punti, le 6 asoline e li saltiamo. Quindi questo è il punto di lavoro e contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ci agganciamo nella sesta asolina, così. Agganciamo e facciamo il punto bassissimo, così. Tiriamo un po'. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e nella stessa solina lavoriamo 1, 2 con le 3 catenelle, 3, ci spostiamo nella prossima e facciamo altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Ci spostiamo nella prossima dove già c'è attaccato l'altro petalo, vedete qui, e lavoriamo 3 punti alti, 1,
2 e 3. Poi ci alziamo, vedete sono 9, ci alziamo con 3 catenelle e facciamo gli aumenti su ogni punto e ci vediamo alla fine degli aumenti. Ho fatto i 18 punti alti, adesso ci andiamo a agganciare nel petalo precedente, qui, così, e ci agganciamo con un punto bassissimo, così, e tiriamo, facciamo una catenella e andiamo a lavorare il punto gambero su ogni punto fino a qui. Adesso che abbiamo finito il punto gambero ci andiamo ad agganciare nel petalo, sulla base del petalo, qua sul primo punto, così lo agganciamo, usciamo e facciamo il punto bassissimo e tiriamo. Ok, abbiamo finito il secondo giro di petali. Vedete, al centro ce n'è 2 e qua ce n'è 3, 1 2 e 3. Adesso passiamo al prossimo giro, che è qui, vedete, il penultimo giro. Facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e ci agganciamo spostandoci un po' indietro, così. Prendiamo la solina, ci agganciamo e facciamo il punto bassissimo, facciamo 3 catenelle e lavoriamo 3 punti alti. Adesso ci sarà sempre la stessa ripetizione: 3 punti alti nella prima solina, nella seconda 3 punti alti, 1 2 e 3, anche nella terza asolina. 1 2 e 3, e abbiamo fatto 9 punti alti. Adesso ci alziamo sempre con 3 catenelle e facciamo i 18 punti alti, cioè un aumento su ogni punto sottostante. Facciamolo fino ai 18 punti alti. Saltiamo stavolta 7 asoline, questa è quella di lavoro. 1 2 3 4 5 6 e 7. Ci agganciamo all'asola e facciamo il punto bassissimo, facciamo una catenella e facciamo il punto gambero sopra ogni punto. Ho finito il punto gambero, adesso contiamo 7 asoline. Questa è quella di lavoro, 1 2 3 4 5 6 e 7, e ci agganciamo qui, punto bassissimo. Ok, ci alziamo con 3 catenelle e lavoriamo sulle 3 asole con 3 punti alti. 2, nella seconda asolina facciamo 3 punti alti, e nella terza asolina facciamo 3 punti alti e abbiamo un totale di 9 punti alti. Da qui in poi il procedimento è sempre uguale: ci alziamo con 3 catenelle, facciamo i 18 punti alti su ogni punto sottostante, poi ci agganciamo al petalo precedente nella solina che abbiamo qui
e poi facciamo i punti, il punto, una catenella e il punto gambero, e sarà così perché in questo giro ci saranno 4 petali. Qua ce n'è 2, nel secondo ce n'è 3 e nel quarto ce n'è 4. Quindi arriviamo a fine giro e vediamo poi come passare all'ultimo giro. Ecco qui, sono nell'ultimo petalo, 1 2 3 e 4. Agganciamoci nel primo petalo che abbiamo lavorato qui, guardate, così, agganciamoci e facciamo il punto bassissimo, così, in questo modo. Adesso abbiamo l'ultimo giro da fare, facciamo 3 catenelle, ci spostiamo un po' indietro, vedete qua c'è tutte le asoline, mi sposto indietro così e faccio un punto bassissimo e faccio 3 catenelle nello stesso punto, nella stessa asolina. Qui andrò a lavorare 2 punti alti e sono 3 con le 3 catenelle. Quindi lavoriamo le altre 2 asoline, 1 e 2, facciamo 3 e 3 punti alti e sono 9, e poi 18 sopra, e ci vediamo quando faremo i 18. Ho fatto i 18 punti alti, adesso saltiamo 6 asoline. Questa è quella di lavoro, 1 2 3 4 5 e 6. Ci agganciamo, punto bassissimo, catenella e punto gambero su tutti i punti. Ok, adesso questo è il primo petalo dell'ultimo giro, questo di qua. I petali nell'ultimo giro devono essere 6. Ci vediamo nell'ultimo petalo, così vediamo come dobbiamo chiudere. Sono alla fine del sesto petalo, chiudiamo il giro, ci agganciamo al primo petalo che abbiamo fatto, così, usciamo e facciamo il punto bassissimo. Ok, arrivata a questo punto tagliamo il filo, usciamolo dall'uncinetto e adesso entriamolo dall'altro lato, così. Ok, ecco qui, poi andiamo a nascondere il filo in eccesso sulla trama del lavoro. Ok, abbiamo fatto i 6 petali, 1 2 3 4 5 e 6. È favolosa, è venuta bellissima, stupenda. La potete mettere anche in altri posti, non necessariamente nella borsa. Stupenda. Vi do le misure. La base è 11 centimetri, invece tutto il fiore è 16 centimetri. Adesso andiamola a cucire sulla parte davanti della borsa. Pronto per andare ad inserire la rosa, il fiore, al pannello davanti. E allora cosa facciamo per primo? Giriamo la rosa così. Ho tagliato 2 pezzettini di filato così, ho bruciato le punte, vedete, così, e le andrò ad inserire sulla base. A che cosa mi servono questi 2 laccetti, diciamo, che ho creato? Li vado a inserire sulla base, così, prendendo il punto, e li entriamo così.
il primo e usciamo solo la metà in questo modo, così, e lo lasciamo così, e l'altra metà la andiamo a mettere dall'altro lato, qui, agganciamo e portiamo la metà fuori. Questo fa sì, mi serve quando poi andiamo a unire il fiore al pannello e poi dietro ci sarà la rete, servirà a non far staccare il fiore perché è più pesante, si rischia che il fiore si tiri anche il pannello dalla rete. Quindi con questi due laccetti poi mi andrò ad agganciare facendo un nodino, prendendo sia questa base, il pannello e la rete. Poi vi faccio vedere come. Ok, adesso vediamo, questi li lasciamo così, poi li andiamo a mettere nel pannello per primo. Decidiamo dove mettere la rosa, voi la potete mettere in qualsiasi posizione, così, al centro, dove volete. Io ho deciso di metterla in quest'angolo, facendo uscire un po' i petali, così voglio che escano un po'. Voi potete decidere dove metterla, non ha importanza questo. Ok, facendo ciò prendo una mollettina, visto che ho deciso dove andare a mettere la rosa, e controllo se la base prende il pannello. Ok, quindi metto una pinzetta in questo modo, così nell'angolo, vedete, così la fermo in questo modo qua. Poi prendo un'altra mollettina e la metto qui, così so dove devo andare a cucire. E poi anche da questo lato la mettiamo così, così sta ferma, vedete, in questo modo andrò a cucire. Questi due laccetti adesso li passiamo sotto, vedete che abbiamo i due laccetti, li dobbiamo passare sotto il pannello, quindi li tiriamo fuori da questo lato, vedete, uno, e prendiamo anche l'altro, facendo attenzione al lavoro con l'uncinetto. Ok, e questo è il primo e lo lasciamo così. Andiamo sull'altro laccetto che abbiamo creato, così, in questo modo. Per ora la pinzetta la togliamo. Questo è il filo di lavoro. Ok, vediamo dov'è. Entriamo con l'uncinetto, agganciamo il filo e lo usciamo. Ok, questo è il primo e questo è il secondo. Non vuole uscire. Ok, qua è. Ok, va bene così. Ok, li lasciamo così. Ok, perfetto. Vedete laccetti dove sono? Qui. Poi questi qua saranno agganciati alla canvas, alla rete. Ok, adesso prendiamo il filo, lo mettiamo sul lago e andiamo a cucire tutta, ad unire questa base, questa qua, al pannello. Un po' di filo sul lago e andiamo a cucire la rosa al pannello. Togliamo la pinzetta, alziamo i petali perché la base è qui sotto, quindi entriamo nel primo punto così e usciamo e lasciamo dietro un po' di filo, così. Rientriamo nel prossimo punto, così,
facciamo il punto così. Ok, adesso andiamo girando, giusto? Vediamo dove siamo arrivati qui, entriamo, vedete, prendo tutte e due e tiro fuori. Faremo così per tutto il giro, cerchiamo di non smuovere la rosa, teniamola ferma con le dita, andiamo giù, piano piano e rilassate. Andiamo a cucire il tutto il giro. E andiamo nel prossimo punto. Vedete? Non si vede nulla quasi. Anche se poi questo verrà coperto con la fodera. Ok, facciamo tutto il giro fino a qui. Io ho finito tutto il giro, vedete, questi sono i due laccetti e questi sono l'inizio e la fine del giro. Facciamo un nodino così, ok, tagliamo, fatto. Ok, e abbiamo finito, vedete, bella. Adesso andiamo a vedere come mettere la rete canvas. Andiamo a inserire la rete perché il filato è molto morbido, quindi non verrà mai rigida il pannello, quindi ho preferito mettere la rete. Ho preso le misure del pannello che ho, il discorso vale anche per l'altro pannello, uguale, lo spiegherò per uno ma vale per tutte e due. Quindi questo è 21,5 larghezza, altezza è 19,5. La rete l'ho tagliata allo stesso modo, cioè la stessa identica misura, 21,5 e 19,5, e quindi andremo ad agganciare con punti bassi faremo tutto il giro. Però che cosa succede? Che in orizzontale i fori che ci sono nella rete sono uguali a quelli e dai punti che ci sono sul lavoro. Quindi ad esempio qui ne abbiamo 36 perché li ho contati i punti, 36 punti, cioè ogni punto, vedete, l'ho contato e sono 36 e 36 sono i fori, quindi è perfetto. Invece in altezza i fori sono 37, cioè i punti sono 37 e invece nella rete ne abbiamo 33, quindi non faremo 1 1 1 perché in altezza il lavoro è maggiore e quindi è normale che venga così, che manchino i fori nella rete. Quindi che facciamo? Siccome dalla rete ai punti di lavoro mancano 4 punti, perché sono 33 nella rete e 37 nel lavoro, ci sono 4 punti di differenza, metteremo un segno in 4 punti con un marcapunti, dove dobbiamo andare a lavorare 2 punti nello stesso punto della rete. Cioè dobbiamo lavorare 2 punti nello stesso foro per non avere poi alla fine un pezzettino di rete senza lavorata.
cioè non un pezzettino di rete, un pezzettino di lavoro, perché non ci sta in tutti i fori uno per uno. Quindi su 4, ripeto, faremo una specie di aumento, ecco, in 4 punti diversi, deciderete voi dove, in qualsiasi posto, l'importante è che non sono negli angoli, ma poi li possiamo fare in vari punti. Ad esempio io li farò, leviamo però la rete, ad esempio lo farò il primo qua, poi vi farò vedere mentre lavoro come è la stessa cosa da questo lato, giusto? Anche da questo lato metteremo un segno perché qui ci andrà l'aumento, chiamiamolo aumento. Vedete? 1, poi lo metterò magari qua. Diamoci un po' di distanza. E qua. E altri 2 li metteremo, uno qua e uno qua. Ho preso i 4 segni, vedete? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Ok, adesso prendiamo la rete. Questo è il davanti del pannello, lo vedo da qua, dall'inizio, che è il davanti, e lo metto così, in questo modo. Controlliamo se è messo perfetto. Ok, adesso giriamo, andiamo nel primo punto dove abbiamo lasciato poi tra l'altro il filo, così, e facciamo intanto una catenella. Questa è la parte superiore della borsa, quindi lo mettiamo così, una catenella, ed entriamo nel primo foro. Qui prima prendiamo il pannello, il primo punto e il foro, così usciamo e facciamo un punto basso, il primo punto basso. E questo primo punto io lo segno sempre perché voglio capire poi da dove ho iniziato. Voglio segnare tutte e 4 i lati, così quando andrò ad unire il bordo che unisce tutti e 2 i pannelli so dove sono perfettamente gli angoli. Secondo punto, vedete, secondo punto e secondo punto. Ok, e andiamo avanti così. Su ogni punto controllate dietro se prendete tutti i fori della rete. Ok, su questo lato i punti sono perfetti sia nel pannello di lavoro che nella rete, quindi non abbiamo nessun problema che manchino fori. Vedete? Perfetto, arriviamo fino a qua, fino all'altro angolo, prima dell'ultimo punto, e ci vediamo qui. Sono a fine riga, primo lato, questo è il dietro. Siamo nell'ultimo punto, io ho fatto il punto basso nell'ultimo punto e qua abbiamo ancora un foro, quindi facciamo una catenella, così, rientriamo nello stesso punto qui e prendiamo il foro, l'ultimo foro che c'è nella rete, e facciamo un punto basso. Ok, adesso dove c'è, dove abbiamo fatto la catenella, mettiamo il marcapunti, così sappiamo che è l'angolo. Adesso andiamo a lavorare il secondo lato della borsa, prendendo il prossimo punto, questo, e il foro sulla rete, e facciamo i punti bassi, un punto sia
sul pannello che nella rete, prendendo tutte e due le cose, così continueremo fino al marcapunti e vediamo nel marcapunti cosa dobbiamo andare a fare. Controlliamo adesso se dietro abbiamo preso tutti i fori della rete, perché è importante. Spesso capita che si salta un foro. E adesso siamo nel marcapunti, lo togliamo, entriamo nel punto ed entriamo anche nel foro della rete, vedete qui, entriamo e facciamo il punto basso. Adesso andiamo nel prossimo punto, che è questo, e rientriamo nel punto che abbiamo lavorato qui, che già abbiamo lavorato, vedete che già è lavorato. Rientriamo e facciamo l'aumento in questo caso e continueremo così gli altri punti che abbiamo normalmente. Punto sul pannello e punto il foro sulla rete. Ok, controlliamo. Avete visto che ho saltato un foro della rete e questo non va bene. Vi ho fatto vedere anche gli errori che faccio di solito. Di solito una cancella e rifà senza errore, invece io vi ho fatto vedere l'errore. Ok, stiamoci attenti. Continueremo così finché non arriviamo nuovamente all'altro marcapunti. Controlliamo a posto, togliamo il marcapunti e facciamo un punto basso e prendiamo il foro, andiamo nel prossimo punto e rientriamo nello stesso foro che abbiamo lavorato prima e abbiamo fatto il secondo aumento e continueremo così e faremo la stessa cosa che abbiamo fatto qui ogni qualvolta incontriamo il marcapunti. Qui ci verrà l'aumento. Continueremo fino al prossimo angolo e ci vediamo qui. Siamo a fine secondo lato, nell'ultimo punto, penultimo anzi, questo è l'ultimo punto. Ok, andiamo nell'ultimo foro, facciamo il punto basso, una catenella e nello stesso punto un altro punto basso. Qui siamo nell'angolo, quindi lo segniamo. Fatto. Adesso facciamo tutti i punti bassi su ogni punto. Qui possiamo fare tutti i punti e foro tranquillamente. Facciamolo per tutta la riga. Siamo a fine terzo lato, abbiamo fatto l'ultimo punto, vedete, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e nel foro, l'ultimo foro che abbiamo sull'angolo, e facciamo un punto basso e mettiamo un segnapunti qui. Ok, fatto. E cominciamo l'ultimo lato, questo è l'ultimo, quindi ricominciamo con il primo punto e il qua in questo caso è il secondo foro, vedete, questo è già lavorato,
quindi andiamo nel secondo e facciamo il punto basso finché non arriviamo al segnapunti, come abbiamo fatto già dall'altro lato opposto. Ok, prendiamo tutti i punti così, vediamo. Ok, perfetto. Questo è l'ultimo prima di sganciare il marcapunti, che è qua. Togliamolo, entriamo nel punto e nel foro e facciamo il punto basso, rientriamo nel prossimo punto qui e rientriamo nello stesso foro dove già abbiamo lavorato e abbiamo fatto l'aumento e continuiamo così tutta la riga. Stiamo attenti sempre dietro e lo faremo fino a qui. Siamo alla fine dell'ultimo lato, ho solo gli ultimi due punti, uno è questo, entro ed entro anche nel foro così e facciamo il punto basso. Adesso rientriamo nel primo punto che abbiamo fatto a inizio, proprio giro, il primissimo punto. Rientriamo nello stesso punto perché qui non abbiamo fatto come gli altri angoli l'aumento, quindi lo dobbiamo fare qua alla fine, vedete, nel punto in cui già abbiamo lavorato. Facciamo l'aumento. Adesso a questo punto tagliamo il filo, se trovo le forbicine, ok, tagliamo il filo, lo usciamo così in questo modo, togliamo il marcapunti momentaneamente e andiamo a chiudere in maniera invisibile. Entriamo da qui così e usciamo da qui. Perfetto. Adesso andiamo dietro e andiamo a nascondere un po' nella trama del lavoro. Non tiriamo troppo, se no si chiude la catenella, poi ci serve. Ok, perfetto, tagliamo così e poi andiamo a bruciare qui e lo sigilliamo. Ok, qui già ho tirato fuori i due, vi ricordate, i due pezzettini di filo per agganciare il fiore. Due già li ho qui, facciamo un nodino in questo modo, così. Qua ce n'è solo uno, deve uscire l'altro e lo usciamo con l'uncinetto più piccolo. Vediamo dove che si trova qui, quindi lo prendiamo così, ok, eccolo qua, lo prendiamo se ci riusciamo, ok, fatto, due nodini, ok, a posto, tagliamo un po', poi con la fodera non si vedrà nulla, così evitiamo
Vedete, il fiore manco si muove più. Bella idea. Ok, adesso andiamo a fare il bordo che unirà i due pannelli, il bordo laterale. Vediamo come farlo. Iniziamo il bordo della borsa con un nodino e facciamo 13 catenelle. 1 2 3, ne facciamo 13. Fatte le 13 catenelle, saltiamo la prima, questa, e lavoriamo punti bassi su ogni punto sottostante, su ogni catenella, e ne facciamo 12 perché uno l'abbiamo saltato fino alla fine. Fatti 12 punti bassi, usciamo e nascondiamo in questo modo. Qua c'è il punto, entriamo qui sopra e nel mezzo punto che abbiamo fatto agganciamo la codina, così la nascondiamo. Ci viene meglio a lavorare in questo modo. Ok, rientriamo l'uncinetto nell'asola, così, e facciamo una catenella, giriamo il lavoro e qui abbiamo l'eccesso di filo che nasconderemo sotto il lavoro, perché ora andremo a fare 12 punti bassi sopra ogni punto. Li lavoriamo così come sono, 12. Abbiamo fatto il secondo giro con 12 punti bassi, facciamo una catenella e giriamo e lavoriamo sempre 12 punti bassi per un totale in altezza di 112 giri. Ad ogni giro dobbiamo fare una catenella per girare, quindi facciamo 112 giri. Abbiamo finito i 112 giri, vedete, vi dico la misura. Vediamo quanto misura: 61 centimetri, e in altezza, così in larghezza, scusate, 7,4, 7,5. Ok, è venuto così. Ora andiamo a vedere come mettere la rete sul fondo solo della borsa, al centro del bordo. Misuriamo il fondo della borsa, così lo facciamo un po' più all'interno, così, perché poi agli angoli, quando si va ad unire i pannelli al bordo, dà fastidio l'angolo della rete, quindi lo facciamo un po' più corto, 19 19 e mezzo. Perché? Perché così sta più rigido il fondo. Nei laterali non c'è bisogno, nel fondo sì, ci mettiamo un po' di rete, anche se è più piccolina dell'essere del fondo, cioè perché è 22, ma noi lo facciamo più piccolo, così. L'importante è che ha un sostegno sotto, non deve essere preciso. Io già ho tagliato la rete e l'ho tagliata 19,5 e altezza 7,5, quasi quanto la larghezza del bordo. L'ho tagliata la stessa misura, la larghezza la prendiamo di qua, la lunghezza la prendiamo di qua, la misura. E adesso dobbiamo andare a stabilire dov'è il centro del bordo per andare a cucire al centro la rete, il pezzettino di rete. Quindi prendiamo la misura del centro del bordo, che è questa, vedete, così. Questo è il centro del bordo, quello che verrà al centro della borsa, perché faremo i laterali così e il fondo in questo modo.
Quindi abbiamo stabilito dov'è il centro e andiamo a posizionare la rete che sarà al centro messa dei fori. Contiamo i fori e vediamo qual è il centro dei fori e lo mettiamo pure qua. Poi con il filo che abbiamo lasciato quando abbiamo finito il bordo andiamo a fare un giro di punti bassi prendendo anche i fori del fondo e facciamo tutto il giro e da questo lato andremo a prendere anche i fori con il bordo, li uniamo assieme. Ho posizionato la rete, ho contato le righe, questo lato di righe e questo lato di righe che sono uguali e al centro ho posizionato la rete, ho preso dei segni dove che comincerà a essere agganciata alla bordo. Ok, adesso la mettiamo da parte e cominciamo dall'inizio del bordo, da dove è finito l'ultimo rigo, e cominciamo con una catenella, vedete, e andiamo a lavorare qui. Scusate, il rigo è questo, no, è l'ultimo. Qua facciamo un punto basso e su tutti i punti faremo un punto basso, facciamoli fino al marcapunti. Arrivati al marcapunti lo togliamo e cominciamo ad inserire la rete, la mettiamo al posto giusto, sono ingarbugliata. Ok, e prendiamo sia il bordo, il punto, vedete qui, e il primo foro della rete e facciamo il punto basso e così adesso per ogni punto prendiamo tutte e due le cose, sia il bordo che la rete, stando attenti a non saltare nessun punto sia in questo dei bordi che dietro. Sono arrivata quasi all'altro marcapunti, vedete c'è solo un foro, che è questo il punto e il foro. Facciamo il punto basso, adesso togliamo il marcapunti, è perfetto, e continueremo senza rete sotto facendo i punti bassi, vedete, adesso tutti i punti bassi fino a qui, poi gireremo tutto sopra questo qua sul rigo e gireremo qua e ci vediamo qui all'inizio della rete. Ho fatto tutto il giro, sono arrivata nell'altro lato della rete, come vedete c'ho qua il segno, qui negli angoli non ho fatto catenelle, direttamente punti bassi negli angoli, senza niente, senza catenelle. Adesso togliamo il marcapunti, entriamo nel punto e nel primo foro, facciamo punto basso su ogni foro prendendo
pannello e bordo e rete, vedete? E lo facciamo tutto finché non finisce qui la rete, qui, e poi continueremo fino a qui. Abbiamo fatto tutto il giro, siamo qua alla fine, abbiamo collocato la rete al centro, bellissima, è venuto un lavoro pulito, bello sistemato, vedete? Ecco qua. Ok, adesso prima di andare a foderare sia il bordo, perché li foderiamo ad uno, sia i due pannelli, dobbiamo andare a fare i manici, così li mettiamo prima, li andiamo a cucire e poi andiamo a foderare, quindi andiamo a fare i manici. Iniziamo il manico facendo un nodino iniziale, tiriamo e facciamo 10 catenelle. Fatte le 10 catenelle saltiamo la prima, che è questa, e lavoriamo la seconda, e su ogni catenella sottostante facciamo dei punti bassi su tutta la riga fino all'ultimo punto. Abbiamo fatto 9 punti bassi, alziamo la solina che abbiamo sull'uncinetto ed entriamo nel punto così, e nella metà del punto così agganciamo l'eccesso di filo e lo portiamo fuori, così verrà un lavoro più pulito. Rientriamo nella solina così, in questo modo, e facciamo una catenella, giriamo il lavoro e mettiamo il filo così sopra e facciamo 9 punti bassi su ogni punto sottostante, che sono 9. Fatti i 9 punti bassi, siamo al secondo rigo. Adesso facciamo una catenella e giriamo. Da questo punto in poi dobbiamo fare in totale 6 righe di punti bassi. Ad ogni giro dobbiamo fare una catenella, quindi in totale, compreso questi due giri che abbiamo fatto, devono essere 6. Abbiamo fatto 6 giri di punti bassi, 2, 4, 6, senza fare nessuna catenella. Giriamo il lavoro in questo modo, così. Questo è il davanti. Adesso andiamo ad inserire l'uncinetto nel primo punto della riga, vedete? Qui nel primo punto entriamo in questo modo, carichiamo il filo che è sopra, così, in questo modo, usciamo e facciamo un punto basso, così, vedete? Adesso giriamo un po' il lavoro e lavoriamo al contrario. Di solito lavoriamo così, no? Adesso giriamo e lavoriamo al contrario. Su ogni punto facciamo un punto basso. Quindi questo è il primo punto, entriamo e facciamo il punto basso, così, e lo segniamo, così sappiamo il primo punto dov'è, perché adesso dobbiamo lavorare in tondo. Questo è il primo punto basso, 2, 3, su ogni punto 3, allarghiamo così ci viene meglio, 4, 5, giriamo, 6, 7, 8, 9, che è qui, vedete? Qui. E sono 9 punti bassi che abbiamo fatto. Adesso qui dove vedete il marcapunti, in questo primo punto qui, voi vedete il punto basso,
che qui ci sono le due lineette e il punto basso che è al contrario, giusto? Togliamo il marcapunti così e andiamo nel primo, vedete che qua c'è la V, proprio qui, 1 e 2 che è il punto. Dobbiamo prendere il primo punto così, della V dobbiamo prendere solo il punto che c'è esternamente, 1. Poi andiamo sul secondo punto, vedete che qui c'è il secondo punto e prendiamo solo la solina che c'è verso di noi e facciamo il punto basso. Poi andiamo nel prossimo punto, vedete le due lineette e il punto, prendiamo solo questa qua, a solina, e facciamo il punto basso. E così adesso su ogni asolina o su ogni punto che abbiamo prendiamo solo, vedete la solina qui, prendiamo solo in costa praticamente, lo prendiamo uno solo, ne prendiamo. Andiamo nel prossimo che è questo e prendiamo la solina, entriamo e facciamo il punto basso. Nel prossimo prendiamo, carichiamo e facciamo il punto basso e così su ogni punto. Qui c'è il punto, prendiamo la solina, punto basso. Stiamo facendo tutto il giro, vedete qui c'è il punto con la V sottosopra e prendiamo la solina e facciamo il punto basso. Qua siamo a fine giro, vedete qui, e qui c'è la V, guardate, perché qua siamo a fine giro, qua ci sono le due lineette e qua c'è il punto che è una gambina più aperta, ma è questo il punto. Quindi andiamo qui così e andiamo a prendere il punto e facciamo il punto basso. Adesso vedete qui c'è il punto e prendiamo la solina, facciamo il punto basso. Adesso su ogni punto e lavoriamo ad a spirale. Controllate sempre il punto dov'è, vedete, poi vi verrà facile perché è visibile. Vi mettete il lavoro in orizzontale così vi viene meglio e vedete il punto. Più difficile fare il primo giro, poi vi verrà facilissimo. Vedete dov'è il punto? Qui. E lavorerò sempre così, a girare. Ok, andiamo sempre avanti in questo modo. Ok, da questo punto in poi si farà sempre lo stesso giro e si sta creando il manico, vedete? Così, in questo modo. Questo di qua è il supportino che andrà cucito sulla borsa, perché alle volte abbiamo il problema di come agganciare questo tipo di manico alla borsa e in questo caso abbiamo fatto il supportino per andarlo poi a cucire tutto attorno alla borsa. Ok, adesso continuiamo così sempre con lo stesso giro finché non arriviamo alla misura che desideriamo per il nostro manico. Sono alla fine della mia lavorazione
ho raggiunto la misura che a me serve. Adesso dobbiamo andare a fare questa parte qui anche da questo lato, quindi sono alla fine e facciamo in questo modo. Facciamo una catenella e su ogni punto facciamo 9 punti bassi. 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Ok, adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro e facciamo 9 punti bassi su ogni punto e lo facciamo per 6 giri come abbiamo fatto da questo lato. Vedete che sono 6 i giri di punti bassi e 6 ne dobbiamo fare qui, quindi andiamoli a fare tutte e 6. Ho finito i 6 giri di punti bassi, vedete? Ok, adesso tagliamo, usciamo il punto così e con un ago andiamo a nascondere l'eccesso e poi sigilliamo, quindi entriamo in qualche punto dietro il lavoro così, in questo modo. Ok, vi do la misura e allora con tutti i supportini qua sono 29 centimetri, solo il manico da qui a qui è 22 centimetri. Io ho fatto anche l'altro, vedete, vi faccio vedere da vicino. Adesso che i nostri manici sono pronti, andiamoli a inserire nel pannello, nei pannelli borsa, li dobbiamo inserire in questo modo. Io già ho posizionato il manico. Che cosa ho fatto? Ho contato i quadratini della rete e mi sono orientata con quelli. Ho lasciato 4 fori, vedete, e 5 in altezza e l'ho posizionato. E anche questo mi sono messa sulla stessa riga e ho contato 4 fori, mi sono allontanata di 4 fori, tutte e due allo stesso modo, le stesse distanze, e viene così, vedete? E adesso andiamo a cucire con ago e filo trasparente tutto il bordo del manico. Ago, filo trasparente, infatti non si vede, e cominciamo a cucire tutto il bordo attraverso il pannello, la rete. Facciamo adesso tutto il giro così.
Ok, vi faccio vedere che dietro non si vede nulla, avete visto? E così facciamo tutto il giro, qua, qua e qua, e anche qua sopra. Comunque per adesso arriviamo qui. Come vedete abbiamo cucito il primo punto del manico, bello resistente. Adesso facciamo questo e allo stesso modo, ragazzi, dobbiamo fare questo. Prima prendiamo la misura, mettiamo le pinzette e andiamo a cucire tutto allo stesso modo come ho fatto con questo. Allora, stando attenti che la rosa va sotto, quindi dobbiamo stare attenti alla posizione dei manici. Facciamolo e ci vediamo quando tutto è cucito. Adesso è il momento di andare a foderare i due pannelli e il bordo che unirà i due pannelli. Ho messo semplicemente lo scampolo di raso, perché questo che ho io è raso, l'ho messo al contrario, ho preso un righello, ho lasciato i centimetri che mi occorrono per fare l'orlo, vedete? È raso questo qui, quindi scivola un po'. E ho preso le misure e ho tagliato sia questo e questo uguale, perché sono identici. Poi ho preso la misura del bordo e ho tagliato calcolando sempre sia nei pannelli che nel bordo l'orlo. Quindi ho calcolato 1,5 cm per tutto attorno, sia nei pannelli che nel bordo, e ho tagliato. Ora andiamo a vedere come cucirli. Ho sistemato la fodera, l'ho piegato, ho fatto il bordo, l'ho messo dentro, ho messo le pinzette, ho fatto gli angolini piegandoli bene, così. Adesso col filo trasparente ago iniziamo a cucire. Andiamo sul primo punto così e andiamo sulla fodera. Ok, rientriamo di nuovo nello stesso punto, così lo fermiamo.
ok, andiamo più avanti e andiamo nel punto qui ed entriamo nella fodera con molta calma, ok, e pazienza. In questo modo non si vede nemmeno il filo trasparente, non si vede nulla andando a cucire in questo modo. Vedete dentro, in questo modo così, così non si vede nulla. Ok, andiamo nel prossimo e prendiamo la fodera all'interno, l'ago deve essere così. Andiamo avanti. Ok, facciamo tutto il giro. Adesso che abbiamo foderato tutto, questi, i due pannelli e questo, qui il lavoro l'abbiamo chiuso, era ovvio, abbiamo chiuso il lavoro, ho nascosto la codina e ho cucito la fodera, quindi abbiamo già i 3 pezzi da assemblare adesso assieme. Ho preparato il filo, il pannello davanti e il bordo e li andiamo ad unire. Mettiamo il bordo così assieme al pannello ed entriamo dove c'è il segnapunti, così, ed entriamo anche nel pannello che è qui ed entriamo così, li mettiamo assieme, vedete, togliamo il marcapunti così ci viene meglio a lavorare, mettiamo il filo sul dito, agganciamo e portiamo fuori così, incrociamo, lasciamo un po' di filo perché poi lo dobbiamo andare a nascondere, questo lo dobbiamo, ne lasciamo un pochettino in più e andiamo nell'altro punto, questo è quello del bordo, così agganciamo e tiriamo fuori e facciamo il punto bassissimo in questo modo. Andiamo nel prossimo punto e prendiamo sempre tutte e due, non dimentichiamo nessun punto e facciamo così, uniamo. Il punto lo facciamo morbido, non tiriamo troppo, in questo modo. Così. E ora facciamo tutto il giro in questo modo, così. Facciamo tutto il giro fino alla fine, sempre in questo modo. Ho fatto tutto il giro di punti bassissimi. Adesso siamo nell'ultimo punto, vedete? Perfetto. Tagliamo e usciamo il filo e lo lasciamo così momentaneamente. Adesso prendiamo l'altro pannello e lo mettiamo così, vedete, in questo modo. Prendiamo il filo, lo mettiamo sul dito, andiamo nel primo punto
qui e nel primo punto del bordo e li uniamo in questo modo. Vediamo se sono perfetti. Sono perfetti. Agganciamo il filo e lo usciamo da tutte e due, sia dal bordo che dal pannello. Incrociamo, lasciamo un po' di filo così ed entriamo nel secondo punto, che è questo, e nel secondo punto del pannello, del bordo, scusate, ed esco fuori con un punto bassissimo e così via per tutti i punti che abbiamo, così, e facciamo tutto il giro. Vedete, facciamo tutto questo giro così fino alla fine. Ho concluso tutto il giro, vedete, sono nell'ultimo punto. Perfetto. Adesso tagliamo il filo così, usciamo l'uncinetto e passiamo il filo da questo lato, entriamo, agganciamo e lo portiamo fuori da questo lato così. Poi prendiamo un ago, andiamo a nascondere l'eccesso di filo. Io lo nascondo qui, anche tutti gli altri li dovete nascondere qui. Ok, adesso entriamo qui nel punto e scendiamo, lo prendiamo da qua in questo modo e tagliamo. Perfetto, eccola qui. Ora io ho messo un moschettone qui, mettiamo anche l'altro, un moschettone piccolino in questo modo così, e mettiamo la tracolla. Ho messo la mia etichettina, ok. Do le misure, e allora altezza 20,5, larghezza 23 quasi e profondità 8 centimetri. Il nostro progetto è alla fine, eccola qui, la nostra deliziosa borsa ideale per una cerimonia, bella e anche capiente. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Mettete un like, fatemi sapere cosa ne pensate, se è stato facile o difficile fare questo progetto, e ci vediamo al prossimo progetto. Ciao ciao!